L'obiettivo di questo video è rispondere a 4 semplici domande che riguardano l'Islam. 1. Quali sono normalmente le prime vittime dell'Islam? 2. Lo Stato islamico, l'ISIS di Siria e Iraq, si può considerare un'interpretazione corretta oppure sbagliata delle ufficiali scritture islamiche? 3. Perché ogni tanto l'Islam attacca delle opere d'arte e distrugge delle opere d'arte antiche? 4. Perché ogni tanto i palestinesi gridano Khaybar, Khaybar? Per parlare di tutto questo io ho pensato di legare una notizia del 2015 ad un episodio della biografia di Maometto. Probabilmente la notizia del 2015 purtroppo già la conoscerete. Siamo a Palmira, siamo in Siria, esiste il sito archeologico di Palmira, l'ISIS, che è già stato fondato da diversi anni, l'ultimo califfato, avanza con sempre più potere, arriva a Palmira e prende in ostaggio il direttore di Palmira, il signore Khaled al-Assad. Perché? Perché vuole a tutti i costi farsi dire dal signor Khaled dove si trovino i tesori antichi di Palmira, ma il signor Khaled non ha nessuna intenzione di dirglielo. Per questo motivo il signor Khaled verrà preso in ostaggio, viene catturato e viene torturato per molto tempo. In questo momento il signor Khaled, quando viene torturato, ha più di 80 anni. Purtroppo il signor Khaled si ostina a non voler dire all'ISIS dove si trovino questi antichi tesori di Palmira, e per questo motivo il 18 agosto del 2015 l'ISIS lo decapita. Espone sulla pubblica piazza il corpo del signor Khaled con un cartello all'altezza del petto e la testa mozzata messa ai piedi del corpo. Dopo qualche giorno, dopo averlo lasciato così, lo buttano in un deserto non lontano da Palmira. I resti del signor Khaled vengono purtroppo ritrovati soltanto da qualche anno fa. La famiglia fa fare ovviamente il test del DNA e abbiamo la conferma che quei resti purtroppo appartenevano proprio al signor Khaled, una perdita a livello mondiale inestimabile. Il signor Khaled conosceva l'aramaico, l'arabo, traduceva dall'aramaico all'arabo, aveva scritto più di 20 libri soltanto su Palmira e molti altri li aveva scritti sulla Via della Seta. Palmira era lui era Palmira. Aveva collaborato anche con altre persone nel settore dell'archeologia, dalla Svizzera, dalla Francia, dagli Stati Uniti. Una perdita inestimabile. Ora ci spostiamo dal 2015 e arriviamo nel 628, quando Maometto è in fase jihad acuta. In quella giornata Maometto si ritrova davanti a un'oasi, l'oasi si chiama Khaybar. Maometto non sa se attaccarla o no, perché non sa se questa oasi di Khaybar è abitata da musulmani o da miscredenti. Decide quindi di attaccarla, di accerchiarla, nella notte e di aspettare il mattino. Perché? Perché al mattino, se sono musulmani, Maometto sentirà l'adhan, ovvero il richiamo alla preghiera, il richiamo pubblico alla preghiera. Siccome non sente questo e quindi deduce che siano miscredenti, Maometto e il suo esercito attacca l'oasi di Khaybar. Khaybar in questo momento è abitata da ebrei. Khaybar è una comunità ebraica. Quando i musulmani arrivano, ammazzano quasi tutti gli uomini che trovano, iniziano a stuprare quasi tutte le donne che, se non vengono stuprate all'istante, vengono comunque consegnate allo stupro perpetuo della schiavitù sessuale. Tant'è che noi torneremo a parlare di Khaybar in un altro video ancora, per parlare di un'altra persona ancora. Ma a questo punto Maometto inizia a fare razzia su razzia, metro dopo metro, fortezza dopo fortezza. E a un certo punto incontra un signore. Questo signore si chiama Kinana bin al-Rabi. E questo signore, che è un leader ebreo di questa comunità, possiede un tesoro. Il tesoro sembrerebbe essere dei Banu Nadir, che è una comunità ebraica che Maometto ha già distrutto in precedenza. Il signor Kinana ha quindi questo tesoro. Maometto si avvicina e gli dice: dimmi dove si trova il tesoro dei Banu Nadir. E Kinana gli dice: assolutamente no, non te lo voglio dire. E Maometto gli dice: guarda che se noi lo troviamo, ma non grazie a te, ma non perché tu ci avrai detto dove si trova, ti dovremmo uccidere, lo sai, vero questo? E Kinana dice: sì, lo so. E alla pari del signor Khaled, il siriano del 2015, Kinana non vuole
non vuole piegarsi a questa sorta di ricatto, non vuole dire dove si trovi questo tesoro. Maometto continua la razzia, continua a distruggere quello che trova, lui e tutto il suo esercito, e a un certo punto effettivamente viene trovata una parte di questo tesoro. Quindi Maometto e i musulmani tornano da Kinana e gli dicono: guarda, ne abbiamo trovata una parte soltanto, dici dov'è il resto. E Kinana dice di no. Maometto si infuria e ordina ad uno dei suoi soldati, che si chiama Mohammed bin Maslama, di torturare Kinana. Gli viene appiccato sul signor Kinana un fuoco qua sul petto e viene torturato così affinché parli, ma ovviamente Kinana non vuole assolutamente dire dove si trova la restante parte del tesoro. Per questo motivo, quasi in fin di vita, viene decapitato sempre da questo soldato di Maometto, Mohammed bin Maslama. La triste storia di Kinana non è diversa dalla triste storia del signor Khaled del 2015 di Palmira. L'unica cosa che cambia, a parte l'epoca, è che Kinana è ebreo, Khaled molto probabilmente era musulmano. Per questo motivo io continuo a ripetere che le prime vittime dell'Islam sono i musulmani. Lo vediamo tutte le sere in un telegiornale qualsiasi. Ad esempio in Iran lo stiamo vedendo da settembre ad adesso, tutte le sere succede qualcosa. I musulmani sono le prime vittime dell'Islam. Questo non significa che loro, come il signor Khaled, siano meno musulmani o più musulmani dei membri dello Stato islamico. Significa semplicemente che hanno conservato la loro fede. Io immagino il signor Khaled fosse tranquillamente musulmano, avesse il suo Ramadan, le sue preghiere da fare, ma non si sarebbe mai non avrebbe mai abbandonato la propria passione per Palmira solo perché era idolatria o altri motivi, e non si sarebbe mai rifiutato magari di lavorare con i francesi o gli svizzeri, come appunto il signor Khaled fece, perché l'Islam prima o poi ti insegna a detestare comunque gli occidentali o i kuffar o i cristiani, eccetera eccetera. Quindi sono tutti musulmani, ma lo Stato islamico si può considerare una corretta interpretazione oppure una interpretazione sbagliata dell'Islam? Lo Stato islamico è la biografia di Maometto. Non c'è una cosa che lo Stato islamico abbia fatto che non ci sia anche nella biografia di Maometto. Sono la stessa storia, esattamente la stessa storia. E questo fa ancora più urgente la critica a questa ideologia, che spesso viene vissuta da delle persone che magari non ci hanno riflettuto, non se ne intendono, come: ah, tu ce l'hai con i musulmani. No, io sono qui apposta per difendere i musulmani, perché l'Islam, le prime vittime che fa sono persone musulmane. E questo è dimostrato ampiamente dalla storia. Poi c'è una cosa che non viene quasi mai menzionata, cioè io non l'ho mai trovata negli articoli di giornale né in italiano né in inglese, quando si parla di questi attacchi che ha improvvisamente una cellula jihadista nei confronti delle opere d'arte antiche. Vengono trattati questi jihadisti come se fossero degli esseri irrazionali che non si sa bene da dove arrivano, spaccano le statue e vanno via. Secondo me tutto questo, innanzitutto, l'abbiamo visto succedere anche da persone non jihadiste. Ad esempio, quando cadde Saddam Hussein in Iraq, ci furono delle mobilitazioni di persone civili che entrarono nei musei per dare fuoco ai manoscritti e distruggere le statue. La stessa cosa poi la fece anche l'ISIS in Siria e in Iraq, ma molti anni dopo. Oppure ancora ci fu un attentato jihadista al museo di Tunisi che fece tantissimi morti e tantissime vittime, mi sembra più di 20 morti e più di 50 vittime ferite, che venne poi rivendicato dallo Stato islamico, e quando le autorità tentarono di dialogare con questa rivendicazione chiesero: ma cercavate qualche politico, qualche istituzione in particolare, qualche governatore? Lo Stato islamico rispose: no, noi volevamo attaccare il museo e per questo motivo noi abbiamo attaccato il museo. La stessa cosa successe anche nel 2001, una cosa simile anzi,
Quando i talebani presero il potere in Afghanistan, fecero detonare completamente 2 statue buddiste, che tra l'altro erano molto antiche. Uno dei 2 Buddha aveva più di 1500 anni, l'altro ne aveva più di 1800. In questo momento non esistono più perché i talebani le hanno completamente fatte saltare in aria, quindi è rimasta questa parte che rientra della montagna, ma non ci sono più i 2 Buddha. Alcuni articoli di giornale hanno menzionato questo gesto dei talebani come fosse una punizione per l'idolatria oppure una punizione per il politeismo. Secondo me è tutto vero, ma manca ancora un fattore. Quel fattore è il concetto di Jahiliya. La Jahiliya è, secondo l'Islam, un'epoca che precede la nascita dell'Islam e viene esattamente tradotta questa parola con l'età dell'ignoranza. Anche se secondo me vuol dire proprio l'epoca degli stupidi, però magari mi sbaglio io, nessun problema, quindi chiamiamola pure l'età dell'ignoranza. La Jahiliya, l'età dell'ignoranza, è caratterizzata dal fatto che Allah non esiste, Maometto non esiste, l'Islam non esiste. Ed è un'epoca che deve essere disprezzata. Per questo motivo, secondo me, per quanto in nessun testo ufficiale ci sia scritto andate attaccate le statue che derivano dall'era dell'ignoranza, questo no, però secondo me a livello implicito è quasi ovvio che quando una nuova cellula jihadista oppure quando ci sono queste mobilitazioni improvvise, caotiche, ci sia anche un attacco a queste statue, a questi manoscritti che vengono incendiati, vengono distrutti, proprio perché secondo me sono una prova dell'esistenza dei miscredenti. È tutto lì, l'Islam pensa di essere l'unica grande verità, per questo motivo non va tanto d'accordo, come abbiamo visto, con i miscredenti, e perché dovrebbe andare d'accordo con i segni di una civiltà precedente all'Islam. È impossibile. Quindi secondo me questi attacchi violenti derivano anche da questo. Senza contare che l'Islam non va proprio tanto d'accordo con la storia in alcuni momenti, perché la storia in maniera autentica, in maniera spontanea, tende a farti chiedere se la narrazione storica dell'Islam sia corretta. Ad esempio la Mecca non esiste sulle mappe per non so quanti secoli, poi c'è tutto il disastro della moschea Al-Quds, come si dice in italiano, la moschea di Gerusalemme, oppure un libro qualsiasi, io credo delle scuole medie, dopo 2 pagine ti fa nascere il dubbio che l'occupazione israeliana della Palestina è un falso storico probabilmente. Quindi l'Islam non va d'accordo con questo, comunque le opere d'arte secondo me le attacca per quel motivo. Perché i palestinesi gridano Khaybar? Khaybar? Allora, la frase esatta sarebbe più lunga, in arabo potete anche non saperla, comunque quando fanno queste manifestazioni, se ci sono degli arabi, iniziano anche a gridare Khaybar, Khaybar, Ya Yahud, Jaish Mohammed, eccetera, comunque potete non saperla, però se sentite che la frase inizia con Khaybar, sappiate che il concetto di quella frase è Khaybar, Khaybar, o ebrei! L'esercito di Maometto ritornerà, ovvero l'esercito di Maometto vi sterminerà di nuovo. Io, se fossi ad una manifestazione in cui sento improvvisamente da lontano Khaybar, andrei a casa e non parteciperei più a questa manifestazione. E questo è più un messaggio così per i filo-palestinesi. Però in tutta questa storia c'è anche un aspetto comico e poi chiudo. Gli arabi musulmani lo sanno com'è finita Khaybar e non lo dicono mai. E secondo me questo rende un po' contraddittorio il fatto di gridare oggi Khaybar, Khaybar, come se fosse una grande vittoria. Non c'è nessun dubbio che durante l'assedio di Khaybar Maometto abbia ucciso tantissimi ebrei e questo sia per voi un motivo d'orgoglio. Non c'è nessun dubbio che in quel giorno Maometto e i musulmani abbiano stuprato tantissime donne ebree e questo sia per voi motivo d'orgoglio. Però com'è finita Khaybar? Perché non lo dite mai? Ci torneremo in altri video. Khaybar finisce che una delle donne a cui è stata sterminata tutta la sua famiglia a un certo punto si avvicina a Maometto e in maniera abbastanza strana si offre di cucinargli un bel pasto caldo. Ora,
Voi che cosa capite? Voi adesso venite a casa mia, sterminate tutta la mia famiglia, io so di essere condannata alla schiavitù sessuale, ma improvvisamente ho un impeto di bontà e di generosità e mi offro volontaria e mi avvicino a voi per dirvi: volete che stasera vi preparo qualcosa di caldo proprio con le mie manine? Il musulmano che sta mangiando a fianco a Maometto muore subito perché ovviamente il pasto è avvelenato. Maometto lo sputa subito dopo. Questo avvelenamento sul momento non gli causa la morte, ma sembrerebbe che qualche anno dopo abbia ancora delle ripercussioni. È una cosa che a livello medico io non ho capito se sia possibile, quindi voglio fare ancora ricerche e poi ne riparliamo. Ora, Khaybar, quando gridate questo state anche gridando che Khaybar è l'episodio in cui Maometto dimostra di avere un quoziente intellettivo molto basso di fronte a una donna, di fronte a una donna ebrea. Non so, io oggi non griderei Khaybar, a meno che non raccontiate tutto. E anche con questo video tanti nuovi amici mi aspettano all'orizzonte. Le ho dette tutte, sì. Quindi Kinan e Khaled sono Kinan e Khaled del 2015 e 628 sono praticamente la stessa storia. L'ISIS è perfettamente islamico, le prime vittime dell'Islam sono i musulmani. L'Islam merita una critica anche in favore dei musulmani che sono vittime dell'Islam. La Jahiliya l'abbiamo vista e i palestinesi ovviamente non potevano mancare. Grazie mille, alla prossima, ciao!